Ciao segno del Capricorno, benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a vedere che cosa accadrà per voi in amore durante il mese di settembre e quali saranno gli avvenimenti più importanti. Ricordo a tutti che i contatti li trovate in descrizione per richiedermi consulti privati. Troverete in descrizione anche il link per acquistare il mio nuovo mazzo di tarocchi che a breve, qualche giorno, vi dovrebbe arrivare, e poi farò un video di presentazione per farvelo conoscere. Ovviamente lo vedrete utilizzare anche nei miei video. Iscrivetevi al canale appunto per non perdervi i prossimi video e fatemi sapere nei commenti se vi ritrovate. Detto ciò, andiamo a vedere. Allora, cosa accadrà durante il mese di settembre per il segno del Capricorno in amore? Cosa accadrà durante il mese di settembre in amore per il segno zodiacale del Capricorno? Cosa accadrà durante il mese di settembre in amore? Allora, mancanza di opportunità. Cosa accadrà durante il mese di settembre in amore per il segno zodiacale del Capricorno? Cosa accadrà durante il mese di... Questo è troppo veloce. Cosa accadrà durante il mese di settembre in amore per il segno zodiacale del Capricorno? Allora, questa mi è caduta al rovescio, dovrò prenderla in considerazione anche se le leggo solo al dritto. Abbiamo valori. Cosa accadrà in amore al segno zodiacale del Capricorno durante il mese di settembre? Cosa accadrà in amore durante il mese di settembre al segno zodiacale del Capricorno? E abbiamo gossip, fondo del mazzo, riflessione. Allora, è possibile che il segno del Capricorno senta una mancanza di opportunità in amore, ok? O magari non c'è nulla di nuovo in vista, tutto diciamo è piatto, ok? Non che per alcuni sia una cosa brutta, per altri potrebbe essere una cosa positiva, per esempio per chi è fidanzato sta bene così, ok? Valori è caduto al rovescio, quindi potreste percepire la mancanza di valori da parte di qualcuno, oppure voi potreste adottare questo tipo di comportamento. Ad ogni modo sembra che ci sia qualcosa che abbia a che fare con i valori durante questo mese. Ci saranno dei gossip, beh, la carta parla da sé, quindi potreste ricevere pettegolezzi, notizie su di voi, su un'altra persona o su un'amica in particolare. Sembra essere qualcosa che però porterà a una riflessione, ok? Di un qualche tipo, dopo andremo a chiarire. Ora andiamo a vedere quali saranno gli avvenimenti più importanti in amore a settembre per il Capricorno. Quali saranno gli avvenimenti più importanti durante il mese di settembre in amore per il segno zodiacale del Capricorno? Quali saranno gli avvenimenti più importanti durante il mese di settembre in amore per il segno zodiacale del Capricorno? Sabotaggio. Quali saranno gli avvenimenti più importanti in amore durante il mese di settembre per il segno zodiacale del Capricorno? Chimica è caduta prevalentemente in posizione rovesciata, ma la leggerò comunque solo al dritto. Quali saranno gli avvenimenti più importanti per il segno zodiacale del Capricorno in amore durante il mese di settembre? Questa si è girata a me. Broken, ok. E perdono sul fondo del mazzo. Allora, sembra che ci sia in atto un sabotaggio, per quanto riguarda forse una sorta di attrazione che avete con una persona. Quindi potrebbe essere una cosa da parte vostra o una cosa da parte di un'altra persona. È un qualcosa che va a ferire comunque qualcuno, ok? Ha a che fare con un sabotaggio, quindi vuol dire che potrebbe avere a che fare con traumi e quindi di conseguenza si va a sabotare una situazione, come se ci fosse una sorta di blocco di una situazione di chimica in un rapporto dovuta appunto a un sabotaggio. Cos'altro? Per alcuni potrebbe esserci un vero e proprio, passatemi il termine, fare cilecca durante un rapporto. Abbiamo qualcosa comunque che riguarda il perdono, quindi qua c'è qualcuno da perdonare. Potreste essere voi a dover perdonare qualcuno o un'altra persona. Le affermazioni che potreste dire o pensare o che un'altra persona potrebbe dire o pensare su di voi sono: non sto agendo come
vorrei o dovrei. Abbiamo troppe differenze. Ho paura di quello che le altre persone possono pensare. Quando mi capita qualcosa di bello nella mia vita tendo a rovinarlo. Non ho mai sentito una passione così intensa. Io sono distrutto da questa situazione e sto provando a lasciare andare il passato, a chiudere col passato. Quindi queste sono le affermazioni da parte vostra o da parte di una persona con cui avrete a che fare. Ora andiamo a chiedere perché c'è mancanza di opportunità in amore per il segno del Capricorno durante il mese di settembre, perché c'è mancanza di opportunità per il segno del Capricorno in amore durante il mese di settembre. Re di bastoni al rovescio col 10 di bastoni, quindi c'è una questione che richiede probabilmente fatica, una questione pesante o semplicemente il fatto che non ci sia nessuno che si faccia avanti o che non ci sia un'azione da parte di qualcuno in particolare crea un appesantimento. Questa potrebbe essere anche l'energia stessa del Capricorno che magari si fa prendere dalla pigrizia, che non fa niente, nonostante la situazione gli pesi, però probabilmente c'è bisogno di essere più attivi per far sì che qualcosa si manifesti. Emerge un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Andiamo a vedere perché c'è la carta di valori per il segno del Capricorno in amore durante il mese di settembre. Perché valori per il segno del Capricorno in amore durante il mese di settembre? Allora, abbiamo l'imperatore al rovescio, il 9 di denari e la forza. Quindi potreste avere a che fare con situazioni di persone che effettivamente non hanno i vostri stessi principi, i vostri stessi valori o che dimostreranno questo, persone anche manipolative in alcuni casi, o semplicemente questo potrebbe riguardare anche il denaro, perché comunque in questa foto c'è il denaro, o semplicemente c'è qualcuno che non vi dà valore, ok? Che non vi dà abbastanza valore in una situazione. Alcuni potrebbero mancare di coraggio nel farsi valere in una situazione. Cioè c'è proprio una situazione che richiede coraggio per quanto riguarda il farsi valere in una situazione. Andiamo a vedere ancora perché c'è valori per il segno del Capricorno in amore durante il mese di settembre. Perché c'è valori durante il mese di settembre per il Capricorno in amore. Temperanza al rovescio e giustizia, quindi è possibile innanzitutto che qualcuno abbia fretta di farsi valere o diciamo ricevere una sorta di ricompensa perché forse si pensa che ci si è comportati bene, che si è stati giusti in una situazione. Si percepisce forse una sorta di differenza con qualcuno, come se qualcuno non sia compatibile con voi, perché uno dei due è equilibrato e l'altro no, ok? Vediamo perché c'è la carta di Gossip per il segno del Capricorno in amore a settembre. Perché Gossip in amore a settembre per il segno zodiacale del Capricorno? Allora abbiamo la morte con la ruota, quindi questo riguarda un cambiamento e una chiusura. C'è una situazione che cambia, potrebbero esserci gossip sulla chiusura di un rapporto o su una situazione che è finita in precedenza e questo riguarda il destino, ok? Cioè nel senso è un qualcosa che verrete a sapere non perché ve lo andate a cercare direttamente, ma perché lo verrete a sapere e basta. È proprio come se si venisse a sapere di un cambio di una situazione. Ora andiamo a vedere perché c'è sabotaggio per il segno del Capricorno in amore a settembre. Perché c'è sabotaggio in amore a settembre per il segno del Capricorno? Allora, una mi è caduta. Cavaliere di spade con il matto prevalentemente in orizzontale. Segno d'aria, gemelli, bilancia, acquario. Allora, potreste avere a che fare con un'energia maschile che tende a scappare o è più fredda, più logica, più razionale. Per alcuni potreste anche avere a che fare con una persona che vi rincorre, che ha chiaro l'obiettivo che ha in mente. Ad ogni modo vedo che c'è una persona che effettivamente è indecisa
potrebbe essere un po' altalenante, un po' titubante, non sa se fare o meno un qualcosa, ok? Perché c'è la carta di chimica per il segno del Capricorno in amore a settembre? Perché chimica durante il mese di settembre in amore per il Capricorno? Allora abbiamo il 10 di spade, il re di coppe e il 10 di coppe al rovescio. Quindi questo riguarda il fatto che la carta di chimica è caduta rovesciata prima. C'è qualcosa, come se qualcosa si sia rovinato o un qualcosa potrebbe avervi ferito o aver ferito una persona con cui avete o avrete a che fare. Qui emerge un segno d'acqua, cancro, pesce oppure scorpione. È come se si sia rovinato qualcosa. Per alcuni qua si tratta di veri e propri tradimenti perché abbiamo il 10 di spade o se non sono tradimenti di pugnalate alle spalle. Vediamo ancora perché c'è la carta di chimica per il segno del Capricorno in amore a settembre. Perché chimica per il segno del Capricorno in amore a settembre? Abbiamo l'8 di coppe con il cavaliere di bastoni al rovescio. Quindi sì, come vi dicevo prima, c'è un distacco da una situazione con una persona con la quale magari c'è stata una forte passione, un forte coinvolgimento, ma c'è un distacco emotivo o un allontanamento in una situazione che però riguarda la chimica con questa persona. Emerge un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, perché c'è la carta di rotto per il segno del Capricorno in amore a settembre. Perché la carta di rotto o spezzato per il segno del Capricorno in amore a settembre? Perché la carta di rotto per il segno del Capricorno in amore a settembre? Allora abbiamo la regina di denari al rovescio con il sole al rovescio e il 2 di denari, quindi c'è un'energia femminile, segno di terra, toro, vergine, capricorno, che probabilmente non ha chiara una situazione, non è in un'energia di stabilità, c'è qualcosa che la fa soffrire, forse è qualcosa anche che tiene nascosto, però ad ogni modo vedo che è un'energia di una persona che si spegne e potrebbe appunto non avere chiara una situazione dopo una scelta che è stata fatta da parte sua o di qualcuno. Ora andiamo a vedere perché c'è la carta di perdono. Perché c'è la carta di perdono per il segno del Capricorno in amore a settembre? Perché la carta di perdono in amore a settembre per il Capricorno? Allora abbiamo il 10 di denari, il 10 di spade, 10 di denari al rovescio, 10 di spade e asso di bastoni. Qui si tratta di scegliere se dare una possibilità, una nuova chance a una persona o meno. Se perdonare un torto che è stato fatto, un tradimento o una pugnalata alle spalle, qualcosa che ha portato, diciamo, a un'instabilità in un rapporto. C'è una persona che farà un'azione nei vostri confronti, cercherà di recuperare le cose, ma c'è bisogno appunto di perdonare questa persona o da parte vostra oppure viceversa. Sul fondo del mazzo emerge un segno di terra, toro, vergine, capricorno, e qui abbiamo la carta di nuovo capitolo, quindi c'è bisogno di perdonare appunto per dar vita a un nuovo capitolo con quest'asso di bastoni e questa carta qui. Perdono per dar vita a un nuovo capitolo con una persona. Quindi o voi dovete fare questa scelta o una persona in particolare dovrà fare questa scelta. Questo è come emerge, mi raccomando fatemi sapere se vi siete ritrovati e se qualcosa si dovesse realizzare. Io vi saluto, vi mando un bacio e in bocca al lupo. Ciao!